Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere insieme la nuova Escute Wayfarer Pro, una versatile bici elettrica cittadina che non disdegna nemmeno le scampagnate fuori porta con motore elettrico centrale. Molto interessante, vero? Beh, unboxiamole insieme. Ed eccola qui completamente montata, a mio parere è davvero bellissima, quasi completamente nera con degli inserti azzurrini. Comunque montarla è stato molto semplice grazie anche agli attrezzi in dotazione, c'è tutto il necessario per montarla in 20-25 minuti. Mi raccomando, leggete anche il manuale di istruzioni che è anche in italiano e ci sono tutti i vari passaggi per montare la ruota anteriore, il manubrio e tutto il resto. Ma l'aspetto che mi ha fatto innamorare di questa bici e che mi ha convinto ad acquistarla non è tanto la sua estetica bellissima, ma il motore centrale Bafang M200, un'unità versatile, potente, recente, ci tengo a precisarlo, perfettamente legale, in quanto qui non abbiamo nessun acceleratore a manubrio e la velocità massima è limitata ai 25 km/h e non si può andare oltre, ci ho provato. Abbiamo poi nella parte centrale una batteria Samsung che può essere rimossa tramite la chiave in dotazione, clac. Dicevo, una batteria da 12 A 36 volt che può essere ricaricata comodamente anche in casa lasciando la bici magari in garage. C'è lo spinotto e c'è persino un indicatore LED dello stato di carica residua. Potentissimo, quasi sovradimensionato, l'impianto frenante idraulico a doppio freno a disco marchiato Camros. Una chicca che non mi sarei mai aspettato di trovare su una bici di questo tipo è la catena inossidabile KMC. Questo invece è un dettaglio sul motore centrale Bafang che agisce direttamente sulla trasmissione. Ruote e pneumatici di generose dimensioni, sono da 28 pollici e le gomme sono antiforatura. Abbiamo persino un portapacchi nella parte inferiore, è sempre comodo. Qui abbiamo il LED di stop posteriore che purtroppo non è alimentato dalla batteria, ma c'è una batteria integrata attivabile tramite il tastino qui sotto. Il sellino è molto comodo, né troppo grande né troppo stretto, anche lui è marchiato velo. Sul manubrio, che è corto e davvero molto agile, troviamo il computerino di bordo che vedremo tra un attimo, anch'esso marchiato Bafang, i comandi al volante, il campanello manuale, e qui potevano metterne un elettronico sicuramente. Comunque quello che non delude è il cambio Shimano, non entry level, come vedete è molto buono, ha 9 rapporti, 9 velocità. Le manopole sono gommate, si possono piegare leggermente, quindi adatte in caso di caduta, speriamo di no, e queste sono le leve del freno idraulico, sia posteriore che anteriore. Non abbiamo una sospensione nella parte posteriore come su quasi tutte le bici elettriche cittadine di questo tipo, ma abbiamo una forcella anteriore regolabile. Per accendere la bici non serve nessuna chiave, che ci servirà unicamente per rimuovere la
batteria, il display centrale è davvero grande, è molto luminoso, una volta acceso ve lo faccio vedere, eccolo qui. Oltre al display si accende anche la luce frontale, anch'essa molto potente, illumina un sacco di sera. Dal computer di bordo possiamo impostare il livello di assistenza alla pedalata da 1 a 5 e possiamo anche impostare, anzi rimuovere completamente l'assistenza alla pedalata in caso volessimo utilizzare questa bici come una normale bici non elettrica, e anche la walk mode, la modalità camminata, quando dobbiamo trasportare la bici a piedi, magari in un sentiero in cui non possiamo pedalare o se c'è un problema o la ruota è bucata, insomma. Abbiamo anche altre informazioni come il trip parziale, trip totale, ho fatto solo un giretto qui intorno, la velocità massima raggiunta, la velocità media, il range, l'autonomia residua. L'autonomia di questa bici è di 80 km dichiarati. Io ovviamente l'ho appena montata, ho fatto solo un giro di prova, quindi non saprei se questa stima è vera oppure no, ma lo scoprirò sicuramente. Tra l'altro la batteria, come avete visto, qui c'è l'indicatore, è mezza scarica o mezza carica. Vi faccio vedere qualche altro dettaglio della bici. Voi, se avete qualche domanda, mi raccomando, non siate timidi, chiedete lasciando un commento qui sotto. I parafanghi anteriori e posteriori sono utilissimi, specialmente in ambiente urbano. Vi faccio notare il dettaglio dei cavi che vanno all'interno del telaio e scorrono, scendono lungo tutta la bici, non restando a vista, e questa è una scelta estetica a mio parere molto gradevole. Questa bici ha tutte le certificazioni europee del caso e supporta un carico massimo di 130 kg. Questa bici come qualità costruttiva a mio parere è una delle migliori che io abbia mai provato e portato qui sul canale. Tra l'altro è la prima bici elettrica con motore centrale che provo, l'ho fatta provare anche a mio padre, e la sensazione è completamente diversa da una bici elettrica classica con motore nel mozzo posteriore, nella ruota posteriore o anteriore. Qui la sensazione è molto più naturale, sembra di pedalare in modo molto più leggero, come se stessimo facendo una leggera discesa, ed è molto più piacevole. Con un motore posteriore o anteriore invece abbiamo sempre quella risposta brusca, quell'accelerazione brusca che ci proietta in avanti, che sì, è figo, dà molto di scooterino, che da un lato può essere pericoloso magari su un asfalto, su un terreno un po' bagnato o umido, e dall'altra parte ci dà sempre quella sensazione di accelerazione incostante. Questo invece lo otteniamo con un motore centrale che agisce non sulla ruota ma direttamente sulla trasmissione, in quanto è montato proprio sulla pedivella, sui pedali, e agisce in modo immediato senza ritardi sull'attivazione, un po' l'attivazione on-off che abbiamo sulle altre tipologie di motori montate sulle e-bike. Non so come spiegarvelo meglio, ma è da provare sicuramente. Se amate la pedalata classica, beh, una bici elettrica con motore centrale secondo me è il top. Inoltre, a parità di potenza, un motore centrale ci dà più spinta, anzi sarebbe meglio dire più coppia, ed è molto utile specialmente nelle salite più intense e più ripide. Quindi, prime impressioni sulla SQ Wayfarer Pro più che positive. Mi ha convinto sia per quanto riguarda la qualità costruttiva, la qualità dei materiali utilizzati, dal freno a disco al motore, al computer di bordo, alla catena, a tutto il resto, sia per quanto riguarda la naturalezza alla pedalata. Se cercate una bici elettrica che vi restituisca un feeling simile a una bici tradizionale ma con una pedalata maggiormente semplificata, beh, in questo caso una bici elettrica a motore centrale di questo tipo può essere la scelta migliore per voi. Il prezzo per quanto riguarda bici elettriche con motore centrale lievita un po' rispetto a quelle nel mozzo posteriore o anteriore, perché si tratta di una tecnologia leggermente più sofisticata. Per quanto riguarda la SQ Wayfarer Pro, il prezzo di listino è di circa 1.800 euro, ma questo prezzo solitamente scende sia con le offerte sia con i coupon che vi lascio sempre nel mio canale Telegram ufficiale TechBySteelz, linkato qui sotto in descrizione video. Inoltre questo marchio SQ produce anche una mountain bike elettrica sempre con motore centrale. Anche lei sarebbe molto interessante da provare. Inoltre ci sono anche altri due modelli con il motore nella ruota posteriore, quindi classiche bici elettriche, anche se io credo che la parte più affascinante di queste bici sia proprio
lui. Se vi interessano, beh, trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video, invece i coupon sempre aggiornati li trovate sul mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video. Entrateci, cercate il nome della bici e troverete la migliore offerta a lei dedicata. Ma detto questo amici, ora voglio sapere voi cosa ne pensate della SQ2 Wayfarer Pro e più in generale delle bici elettriche con motore centrale. Le avete mai provate? Notate delle differenze rispetto alle classiche bici elettriche con motore posteriore o addirittura anteriore, che credo sia la tipologia di motore peggiore perché è sulla ruota con meno carico, vi fa slittare maggiormente, insomma un motore sulla ruota anteriore non riesco davvero a digerirlo, però ditemi voi cosa ne pensate, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se avete dubbi su questa bici fatemelo sapere e cercherò di rispondervi al meglio delle mie possibilità. Detto questo, corro subito fuori a provare su strada questa bici, anche se ci vorrà qualche giorno. Voglio percorrere un po' di chilometri, almeno un centinaio, prima di parlarvi più nel dettaglio delle sensazioni alla guida, alla pedalata, e spero siano buone come è stato il mio primo approccio con questa bici. Io ora vi saluto, se questo video vi è piaciuto potete supportarmi con un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale se avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!